tutte, oggi voglio parlarvi di un argomento molto discusso in rete e che per colpa delle tante opinioni al riguardo crea tantissima confusione in chi si approccia per la prima volta alle erbe tintorie. Andremo quindi a vedere cosa vuol dire acidificare e cosa vuol dire ossidare le ne e le erbe tintorie e se effettivamente queste due operazioni sono necessarie per ottenere dei risultati soddisfacenti. Come accennavo nell'articolo sul mio blog dove approfondisco la preparazione e l'applicazione delle erbe tintorie, ci sono due scuole di pensiero in merito. C'è chi ossida e acidifica le erbe tintorie prima di applicarle e c'è chi utilizza semplicemente dell'acqua calda. Però direi che siccome c'è un po' di confusione in merito a questi due termini, dovremmo andare a capire che cosa vuol dire specificatamente ossidare e cosa vuol dire acidificare. Partiamo dall'ossidazione delle ne. Che cosa vuol dire esattamente ossidare? Che cos'è l'ossidazione? È una reazione chimica che avviene attraverso il contatto della pastella con l'ossigeno che si trova nell'aria. Esiste appunto la scuola di pensiero che sostiene che c'è bisogno di lasciare la miscela di erbe tintorie ossidare per almeno 12 ore affinché la molecola tintoria, il lausone della lausonia venga rilasciato e ci sono delle scuole di pensiero come quella che ho adottato io che sostiene che la miscela di erbe tintorie va applicata non appena preparata, quindi senza nessun tempo di ossidazione. Come mai? Vi starete chiedendo. Ebbene, tanto vale che l'ossidazione della pastella avvenga direttamente sui nostri capelli e non direttamente nella ciotola. Tanto è vero che il processo di ossidazione prosegue anche dopo aver sciacquato le erbe tintorie dai nostri capelli. Tanto è vero che il risultato definitivo, il colore definitivo, noi andremo a vederlo a distanza di 2-3 giorni dall'applicazione della miscela sui nostri capelli, quando il processo di ossidazione è finito. Per quanto riguarda l'acidificazione dell'Ene, questa avviene quando aggiungiamo alla nostra pastella un ingrediente acido, appunto il limone, l'aceto o lo yogurt. Come mai si deve aggiungere un ingrediente acido alla pastella? Perché esiste una scuola di pensiero che sostiene che il lausone, il pigmento colorante della lausonia, viene rilasciato solo in ambienti acidi. Ebbene, sarebbe interessante capire che cosa succede una volta aggiunto questo ingrediente acido. Avviene una reazione chimica che si chiama idrolisi acida, in cui le molecole sono divise in due o più parti. Quindi è una reazione chimica che di solito avviene solo quando c'è di mezzo un catalizzatore acido. Il bello della lausonia è che questa reazione chimica avviene lo stesso anche senza l'aggiunta di un catalizzatore acido, quindi di un ingrediente acido. Probabilmente vi starete chiedendo come mai. Perché il pH stesso della lausonia è acido. Io l'ho misurato, ho le cartine tornasole, quindi ho avuto anche la prova che questo è vero. Quindi assolutamente non c'è bisogno di aggiungere il limone o l'aceto o qualsiasi altro ingrediente acido affinché il pigmento colorante della lausonia venga rilasciato. Inoltre l'acidità intrinseca della lausonia chiude le scomme dei capelli, per cui subito dopo aver fatto l'impacco di erbe tintorie e quindi con la lausonia il capello risulta così morbido e lucido. Quindi ambiente acido sì o no? Beh, dipende tantissimo dall'effetto che volete ottenere. Come vi accennavo anche nel video sull'utilizzo della cassia obovata, ci sono tantissime persone che utilizzano l'ingrediente acido nel mix con la cassia per ottenere una tonalità leggermente più chiara. Ci sono tantissime persone che leggo online che utilizzano appunto il succo di limone per ottenere un rosso più scuro, c'è chi dice che utilizzando appunto un ingrediente acido ottiene un rosso più ramato, quindi assolutamente, come vedete, tutto molto molto soggettivo e dovete assolutamente provare su voi stesse prima di insomma prendere per oro colato quello che leggete in giro.
Vi ricordo anche che il Katam e l'indigo non amano gli ambienti acidi, quindi assolutamente non aggiungete un ingrediente acido se li state utilizzando. Ci sono persone che addirittura aggiungono una puntina di bicarbonato proprio per creare l'ambiente basico in cui loro rilasciano il colore. Personalmente non l'ho mai fatto e i risultati sono stati comunque ottimi. Dunque, per rispondere alla domanda che sta alla base di questo video, l'ingrediente fondamentale da utilizzare nella vostra miscela è esclusivamente l'acqua tiepida non bollente del rubinetto. Non dovete assolutamente aspettare 12 ore lasciandolo in ossidazione e non dovete aggiungere ingredienti acidi. Personalmente non l'ho mai fatto da tantissimi anni che sto utilizzando le erbette tintorie e la copertura dei bianchi è perfetta. Ovviamente non dovete credermi sulla parola, vi invito a sperimentare su voi stesse. Come vi dicevo, i risultati con le erbe tintorie non sono mai prevedibili, sono sempre molto soggettivi e mi farebbe veramente un gran piacere se avrete il piacere di condividere con me i vostri risultati, la vostra esperienza con le erbe tintorie, se avete notato delle differenze appunto tra erbe tintorie acidificate o sedate o meno. E niente, spero che il video vi sia tornato utile e che vorrete condividerlo con le vostre amiche. Se vi è piaciuto vi prego di lasciare un like, thumb up e ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale per più chicche di bellezza consapevole. Ciao! Dai, vieni su, dai. Bravissimo. No? Qua, fermo. Cosa stai facendo? Non infastidire, eh? Ciao a tutte, oggi voglio parlarvi di un argomento molto discusso in rete e che per le tante idee crea tantissima opinione al riguardo. Oh, Rino, lasciala stare. Dai, posso iniziare a fare? State buoni. Cosa ti ha fatto, amore? No! Scemo! Lasciala stare! Lasciala stare! Lasciala stare! Dai, vieni a mamma, dai. Ok, no, stai qua. Stai qua. Ok, lasciala stare. Oh, non c'è niente da fare. Deve essere il supremo, lui, l'indiscusso re. Ok, adesso ho Bluetta qui con me, è nascosta, ma c'è. Uff, ce la posso fare.